Per cortesia, si può cambiare musica? Questa roba è una tortura. Rimasi fermo. Avevo appena fatto partire Giant Steps ad un volume moderato e stavo già valutando le conseguenze di una risposta sbagliata. L'episodio del Re Artù era ancora fresco, ma ci pensò Clelia prima che aprissi bocca. Paolo, forse è arrivato il momento di espandere i tuoi orizzonti. Non puoi mica sempre ascoltare Albano e Romina. Risero tutti. Il malcapitato fece buon viso a cattivo gioco e John Coltrane rimase dov'era. Mancavano 2 giorni alla mia partenza per il militare. Filippo e Clelia avevano organizzato una cena. Eravamo in 9, attorno a un tavolo allungabile nella loro bella casa presa in affitto in pieno centro. Clelia era una collega di banca di Filippo, alta 1,80 m, una ragazzona imponente, la sfaccinde Wagned, come la chiamavano scherzosamente i loro amici. Un rapporto nato da affinità culturali più che da passione travolgente, eppure funzionava. Filippo con lei era un uomo diverso, più posato, e lei sapeva come tenerlo in riga quando era il momento. Quello che mi colpiva di Clelia era la sua capacità di capire le persone senza giudicarle, di leggere le sfaccettature dell'animo umano con una pazienza che mio fratello non aveva e che io non avrei mai avuto. Filippo poteva dirsi fortunato e infatti non faceva altro che ripeterlo. Verso la fine della serata, mentre Paolo, dopo 3 bicchieri di rosso, stava diventando sorprendentemente sensibile ai cromatismi di Coltrane, Clelia si sporse verso di me. Caro il mio Max, come va? Diciamo che potrebbe andare meglio. Il militare ti spaventa. Non è quello. È che Serena è partita la settimana scorsa, una nave da crociera, 6 mesi. Sarà difficile, se non impossibile, persino sentirci al telefono. Clelia mi osservò in silenzio per qualche istante. Io sarei contenta al posto tuo, disse. È il momento giusto per capire quanto siete importanti l'uno per l'altra. Annui senza alcuna convinzione. Il caro Taranto passò abbastanza in fretta. C'era gente da tutto il sud, una commistione di dialetti e atteggiamenti così diversi fra loro che mi chiesi quanto fosse illusorio sentirsi parte di una nazione. I dialoghi tra commilitoni vertevano principalmente sulle ragazze o sul servizio militare che avremmo tanto voluto evitare. Le giornate erano scandite da turni di guardia inutili e da marce in plotone in cui si sbraitavano motti inventati dai sergenti. Ci rasarono i capelli quasi a spazzola, 1000 lire a testa, pagate ai barbieri della struttura. Un pomeriggio venne a trovarmi mio padre. Lo trovai preoccupato, quasi sconvolto. Il suo senso della libertà, che avevo assimilato anch'io, strideva con quella situazione basata sulla coercizione. Cercai di rassicurarlo. Se ne andò poco convinto. La sera cercavo di non pensarci, ma a volte, durante il turno di guardia, mi capitava di fissare il buio e chiedermi dove fosse esattamente quella nave, se stesse dormendo, se pensasse a me come io pensavo a lei. Quando mi comunicarono la destinazione, tirai un sospiro di sollievo. Brindisi, la capitaneria di porto, 110 chilometri da casa. Arrivai di pomeriggio. Non era una vera caserma, più una specie di enorme appartamento adibito ad uffici, con 2 camerate sul retro e una sala per la ricreazione. Il primo a farmi sentire a casa fu Mimmo Rotunno, il più estroverso del gruppo. Tranquillo, starai benissimo qui. Siamo quasi una famiglia e il nonnismo non esiste, Valentino. Mi affibbiò quel soprannome sul posto. Non smise più di usarlo. Il colpo di fortuna arrivò il giorno dopo, durante l'appello mattutino. Tra le divise riconobbi Giovanni Marosca, un vecchio amico. Stava per congedarsi. Max, che ci fai qua? Mi salutò con un sorriso a 32 denti. Devo assolutamente parlare di te a Capo Perrone, il sottufficiale del dettaglio. Sei fortunato. Capo Perrone mi accolse con 3 frasi. Giovanni era un ragazzo prezioso. Si dispiaceva che se ne andasse. Avrebbe fatto di tutto per accontentarlo. Da quel momento entrai nel club dei privilegiati. Al dettaglio si preparavano le richieste di licenza, si assegnavano i turni di guardia, si controllavano i registri del personale. Non a caso ci chiamavano gli intoccabili, e per tutto il militare. Nonostante ne avessi combinate di cotte e di crude, nessuno mi fece mai rapporto. Una sera ci fu il concerto di Michael Brecker a Bari. Non me lo sarei perso per niente al mondo. Non avrei potuto andarmene, ma mi accordai con Michele, la guardia di turno. Se arrivavo a destinazione lo chiamavo. Così era tutto a posto. Composi il numero della capitaneria, rispose un comandante. Buonasera, c'è Michele Colucci.
Non posso passarglielo, c'è un soccorso in mare. Riagganciai. Aspettai 10 minuti, che mi sembrarono 40. Poi richiamai. Compamare Brindisi. Era ancora lui. Mi scusi, ho telefonato poco fa. Potrei lasciare un messaggio per Michele. D'accordo, chi è? Mi chiamo Max, sono un suo amico. Cosa devo riferirgli? Per favore gli dica che è tutto a posto. Brecker non mi aspettò, ma suonò benissimo lo stesso. Gli ultimi 3 mesi li trascorsi da sergente. Potevo fare quasi quello che volevo. Rientravo a casa ogni giorno. Sparivo per ore in porto. Erano le regole non scritte del mondo militare e nessuno si dava la pena di combatterle. Il giorno del congedo, io e i miei fratelli, così si chiamano i commilitoni partiti lo stesso mese, ci dirigemmo al castello per riscuotere gli stipendi da sergente. Fu molto divertente vedere ammucchiarsi sulle mani, una dopo l'altra, 36 banconote da 100.000 lire. Una cifra del tutto inadeguata a risarcire tutto quel tempo perduto, ma era reale e pesava. Avevo la lancia a tema di Walter. Prima di partire incontrai Francesco, un giovane aspirante guardiamarina. In gergo, aspirina. Ehi Max, è finita finalmente, eh? Lo puoi ben dire, Francesco, ti do un strappo a Bari. Percorsi quei 110 chilometri in meno di 40 minuti, con accanto un uomo silente dagli occhi sgranati e la bocca aperta, appiattito sul sedile come una sagoma di cartone. 14 mesi finiti. Serena era rientrata da tempo alla base. Diego stava per laurearsi. Sembrava che le cose si stessero finalmente rimettendo a posto. Mi chiamò una mattina. Voleva fare una partita a biliardo. Non avrei mai immaginato cosa stava per dirmi. Episodio 11. Diego al biliardo. Gli scantinati e 4 milioni di motivi per non fidarsi di uno sconosciuto.